Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di disequazioni fratte in cui compaiono fattori di secondo grado. Siccome abbiamo già trattato i sistemi di disequazioni fratte in cui compaiono fattori di primo grado in un tutorial precedente, di cui vi riporto il link in descrizione, in questo video procederò in maniera abbastanza spedita, poiché la procedura risolutiva non cambia. Qualora aveste bisogno di un breve ripasso sulla procedura risolutiva delle disequazioni fratte e sulla notazione utilizzata, vi riporto qui in basso i link ad alcuni miei tutorial precedenti su questi argomenti. Iniziamo! Dobbiamo risolvere un sistema formato da due disequazioni fratte in cui sia al numeratore che al denominatore compaiono termini di secondo grado. In esercizi di questo tipo bisogna imparare a scomporre un problema complesso in problemi più semplici. Indichiamo dunque con la lettera A la prima disequazione e con la lettera B la seconda. Trascriviamo ora qui in basso la disequazione A e risolviamola, ricordandoci che, siccome si tratta di una disequazione fratta, il grafico finale va fatto con i tratteggi, poiché si tratta di un prodotto di segni, e dobbiamo dunque scegliere come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui il prodotto è positivo, poiché il verso della disequazione è maggiore o uguale. Dopo aver risolto la prima disequazione, apriamo un sistema qui a destra e scriviamo al suo posto il suo risultato. Procediamo ora allo stesso modo con la seconda disequazione. La trascriviamo qui in basso, la risolviamo facendo il grafico finale con i tratteggi e calcoliamo il segno del prodotto finale, e siccome nella disequazione è presente il verso maggiore, scegliamo come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui è presente il segno più. Trascriviamo ora il risultato qui a destra. Si tratta ora di risolvere il sistema formato dalle soluzioni delle due disequazioni iniziali. Rappresentiamo dunque i due risultati sulla retta orientata, senza utilizzare i tratteggi, poiché si tratta di un sistema, e dobbiamo dunque determinare gli intervalli in cui sono soddisfatte entrambe le disequazioni. Dopo aver rappresentato le due soluzioni, ricordando che il simbolo di unione ci indica che dobbiamo rappresentare i due intervalli x minore o uguale a meno 6 e x maggiore di 2 sulla stessa linea, e lo stesso vale per quanto riguarda la seconda soluzione, dobbiamo determinare gli intervalli in cui sono presenti due linee sovrapposte verticalmente, poiché 2 è il numero delle disequazioni presenti nel nostro sistema. Osservando il grafico finale, notiamo che sono solamente due gli intervalli in cui sono presenti due linee, e cioè questo e questo. Possiamo dunque scrivere la soluzione del nostro sistema, che è data dall'unione dei due intervalli, x compreso fra 2 e 3 e x compreso tra 3 e 4. Tutti gli estremi sono esclusi, poiché i pallini presenti sono vuoti. Riassumendo quanto detto, possiamo dire che per risolvere un sistema di disequazioni fratte non si fa altro che risolvere indipendentemente ogni singola disequazione fratta utilizzando il grafico con i tratteggi. Si apre successivamente un nuovo sistema in cui si scrivono i risultati delle disequazioni fratte presenti nel sistema e si fa un grafico finale senza tratteggi in cui si sceglie come insieme soluzione l'unione degli intervalli in cui sono presenti tante linee quante sono le disequazioni presenti nel sistema. Riassumiamo ora brevemente la procedura risolutiva. Per risolvere un sistema di disequazioni fratte, si trascrive sotto il sistema e si risolve ogni singola disequazione fratta, utilizzando il grafico con i tratteggi. Successivamente si apre un nuovo sistema e si sostituisce ogni disequazione presente nel sistema con il suo risultato. A questo punto si rappresentano i risultati ottenuti sulla retta orientata adottando le convenzioni esposte nei video precedenti. Per concludere, si contano le disequazioni del sistema e si individua l'insieme soluzione, che è dato dall'unione degli intervalli in cui sono presenti tante linee quante sono le disequazioni del sistema. Si scrive infine l'insieme soluzione e si controllano i pallini, mettendo l'uguale in corrispondenza dei valori in cui è presente un pallino pieno. Vi ricordo che in presenza di più pallini sovrapposti, anche in presenza di un solo pallino vuoto, l'uguale non va messo, anche se i pallini pieni presenti sono molti.
Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video risolveremo alcuni sistemi di disequazioni fratte, ponendo particolare attenzione alle situazioni particolari. Vi aspetto! Ciao!